Ciao amici del bosco, finalmente ci siamo, raccogliamo l'aglio, dopo tanto lavoro vediamo il nostro risultato, impariamo anche a conservarlo bene. Guardate che meraviglia, bellissimi. Guarda che bel bouquet! Questo è il bancale rialzato che avevamo preparato a settembre e poi seminato ad ottobre all'incirca. Vediamo come è venuto qua, ma vediamo anche come è venuto negli altri posti dove l'abbiamo seminato. Matteo di Orto da Coltivare mi aveva aiutato a preparare il bancale, ora c'è Carlo che mi aiuta a raccogliere l'aglio. Ma quanto sono fortunata! Quando la pianta secca si mischia con la facciamatura e non si vede più, e il rischio è che rimangano un sacco di agli in terra. Adesso li raccogliamo così come stanno, poi dopo ci mettiamo a pulirli e facciamo anche le trecce. Questo dovrà stare qualche giorno al sole, anche perché lo stiamo raccogliendo dopo un po' di pioggia, quindi è un po' umido. Procede bene, è molto facile perché è piovuto e quindi il terreno è morbido. L'umidità non favorisce la conservazione di questo prodotto, però ci accontentiamo, lo metteremo ad asciugare. Va bene così, almeno è più facile da prendere. Qualcuno è di pezzatura davvero interessante, qualcuno è bello bello. No, è una buona produzione, altro che. Adesso lo stiamo raccogliendo con le mani perché appunto la terra è morbida. Se fosse stata completamente secca avremmo dovuto utilizzare una forcavanga, un attrezzo con il quale alzare un po' il bulbo e poi l'avremmo estratto più facilmente. Ora guanti. Questo era l'aglio rosa, vedi che belli spicchi? Avevamo messo diverse varietà di aglio, rosa, bianco, l'aglione, almeno 4 varietà e adesso io non è che le riconosco, però in realtà quando andrò a vedere il colore degli spicchi sarà più evidente. Siamo arrivati all'aglione della Val di Chiana, il raccolto più prezioso, vediamo i risultati. È un po' più difficile da estrarre, Si vede che è proprio tutta un'altra storia, Oppla. Li ho sempre lasciati in un posto ombreggiato, ventilato, appesi, non in mazzi molto grandi, di modo che possa passare l'aria e che non rimanga l'umidità al centro, quindi facendo tipo 2 o 3 mazzi e niente, aspettando semplicemente che asciughino da soli naturalmente, chiaramente in un posto dove non ci piove e dove soprattutto possa essere ventilato, ben ventilato. La cassetta è strapiena, guarda quanti! E non è neppure finita qui, C'è il pesto con l'aglio e la portulaca stasera. Qua per l'appunto ci eravamo dimenticati di togliere il fiore, infatti si vede il bulbo come è rimasto piccolo e come si è praticamente dissanguato per nutrire la produzione del seme. È una pratica molto fondamentale da fare quando si fa la coltivazione dell'aglio, soprattutto dell'aglio rosso, è quello di togliere il fiore non appena esce diciamo questo stelo lungo che sta in cima alla pianta. Questo va tolto perché ovviamente l'aglio cerca, come tutte le piante, di riprodursi e se può lo fa tramite il seme, quindi fa un fiore che poi ovviamente produrrà dei semi e che produrranno delle nuove piante. Però che cosa succede in questo, facendo di fare questo alla pianta? L'energia che è stoccata all'interno del bulbo viene passata al fiore che poi si traduce in seme. Quello che a noi ci interessa, se ovviamente non vogliamo riprodurre il seme, ma vogliamo ottenere degli agli da consumo alimentare, è quello di fare ingrossare il bulbo. Quindi quello che va fatto quando la pianta inizia ad andare a fiore è rompere o staccare, possibilmente sfilandolo dalla pianta se è possibile. Adesso è troppo duro, non si può fare, però proprio cercando di tirarlo via prima che emetta proprio il fiore. Come vedete, questo è l'aglio andato a seme, questo è l'aglio invece che da cui è stato strappato il fiore
e quindi diventa più grande, diventa più grosso e quindi è più valido come prodotto. Questa parte qui del fiore, quando è ancora fresca, è anche ottima da mangiare sia cruda che da utilizzare come soffritto. La terra è proprio soffice, libera e pronta per una nuova semine, insomma, a parte qualche convolvolo che non manca mai. Questo è lo stato perfetto in cui si può togliere la pacciamatura, praticare un po' di diserbo manuale per togliere il convolvolo in questo caso, e disturbando in questa maniera pochissimo il terreno praticamente abbiamo di nuovo un letto di semina, magari aspettando un giorno o due per se volessimo fare una lavorazione tipo una forcatura o un qualcosa di più impattante, perché comunque ancora un pochino bagnata è. Però secondo me non serve lavorarla, se mettiamo tipo dei fagiolini adesso potremmo metterli direttamente. Andrebbe visto, sicuramente dare un po' un'occhiata con la forca aiuterebbe, perché può darsi che in superficie sia perfetta, però può darsi che poi più profondità sia un po' compattata. L'aglio non è una coltura che ha una radice molto larga, sicuramente ha lavorato più il convolvolo che l'aglio stesso. Quindi viva il convolvolo! Sì, e adesso faccio semplicemente un po' di gestione della pacciamatura. Cerchiamo un attimo di togliere un po' di convolvolo, smuovere la pacciamatura, prepariamo per la prossima coltura. Probabilmente adesso passerei o a un radicchio o volendo anche un cavolo, però con l'aggiunta di un po' di compost. Sì, ma va fatto meglio. Si fa asciugare ancora, sole, si fanno mazzi. Basta fargli una bella legatura qui. Poi stanno a prendere, così. Mettere sopra un palo, un filo. Altra porzione di raccolto, con l'aglio siamo a posto. Dopo la raccolta l'aglio va fatto asciugare per conservarlo. Qui abbiamo creato dei piccoli mazzetti che intanto li abbiamo messi nel filo dei panni. Ecco, inventatevi il vostro posto. Qui si asciugano, possiamo tenere 2 o 3 giorni per essere sicuri che appunto non facciano poi marciumi quando vengono conservati. Abbiamo fatto dei mazzetti che adesso però vado a riaprire perché voglio pulirlo un po', togliere la prima pellicina, la terra, perché l'aglio si conserva bello pulito. Un'operazione da fare gentilmente, questa pulizia, perché comunque l'aglio deve conservare la sua protezione naturale, la sua pellicina, però la prima pellicina più esterna è proprio sporca di terra e quindi la andiamo ad eliminare, così abbiamo tutti i capetti belli bianchi. Se la pellicina è un po' attaccata potete utilizzare un coltellino che vi aiuta così a staccarla senza fare danni. Rimuovete anche parte delle radici in fondo, se sono un po' lunghe, le pulite anche, ecco questo per esempio viene benissimo. E qui abbiamo un bel aglione, puliamo anche questo gentilmente, senza esagerare se no mi rimane nudo, e rimuovo anche queste radici qua. Ok, sono già belle asciutte quindi si rimuovono anche con le mani. Si toglie questa pellicina, sarà molto più bianco e più bello da vedere. Quando avrò finito la pulizia riformerò tutti questi bei mazzetti. Purtroppo non posso fare le trecce perché non ho gli steli abbastanza lunghi e nemmeno abbastanza flessibili, però insomma formo dei piccoli mazzetti che terrò comunque appesi in modo che prendano aria in un luogo asciutto, naturalmente al coperto, può essere una cantina, può essere un garage, può essere la vostra dispensa, e si conserverà per un bel po' di tempo perché deve raggiungere l'autunno per la nuova semina in buonissime condizioni e poi dovrebbe attraversare anche tutto l'inverno per avere un buon aglio con cui preparare i nostri piatti per tutta la stagione. Io continuo la pulizia, un lavoro rilassante. Se non vi siete iscritti al canale però è il momento di farlo perché siamo ai saluti. Ci vediamo presto con le prossime semine, i prossimi raccolti del bosco di Ogygia. A presto, ciao!